Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Oggi ripeterai 200 frasi in italiano. Sei pronto? Mi chiamo Clara e ti guiderò dall'inizio alla fine. Se ripeti ogni frase con me, ti prometto che alla fine di questo video sarai in grado di iniziare una vera conversazione e, da domani, parlerai più facilmente e con più sicurezza. Ecco il piano. Parte 1. Frasi molto semplici per riscaldarsi. Parte 2. Frasi più lunghe con più dettagli. Parte 3. Italiano più naturale come nella vita reale. Il tuo ruolo è semplice. Ascolta e ripeti subito dopo la mia voce. Non fermarti, non tradurre. Lascia che la tua voce segua il mio ritmo. Sei pronto? Allora iniziamo. Parte 1. Italiano facile. La mattina è calma, il cielo è limpido, il sole splende. Sento il calore sul mio viso. Cammino lentamente, guardo davanti a me e tutto è calmo. Una bicicletta passa lentamente davanti a me. Le sue ruote girano velocemente, la strada è pulita, le case sono piccole, le finestre sono aperte. Sento l'odore del pane fresco. Un cane corre, il cane è felice, la sua coda si muove velocemente. Guardo il cane e rido un po'. Saluto il cane. Il cane mi guarda. Il cane fa un breve suono, poi corre via. Un bambino ride. Il bambino mangia un gelato. Il gelato è freddo, si scioglie al sole. Il bambino lascia cadere il gelato. Il gelato cade a terra. Il bambino piange. Le lacrime gli scendono sul viso. La madre prende il bambino tra le braccia, parla dolcemente. Il bambino si sente meglio. La madre compra un altro gelato. Il bambino sorride di nuovo. Continuo a camminare. Vedo un negozio. Un poster è sulla vetrina. Il negozio è piccolo, la porta è aperta. Il negozio vende frutta, mele rosse, banane gialle, arance arancioni brillanti e anche uva viola. Compro una mela, la mela è grande, è dolce. Il succo è fresco, la mangio lentamente, butto via il torsolo della mela. Bevo acqua. L'acqua è fredda, è piacevole, mi sento bene. Mi siedo su una panchina. Metto la mia borsa accanto a me. Un gatto attraversa la strada. Scompare dietro una casa. La vernice non è più bella. Il vento è leggero. Le foglie si muovono dolcemente. Chiudo gli occhi, sento gli uccelli, cantano sugli alberi, sento le macchine, passano sulla strada, sento le persone che parlano velocemente. Apro gli occhi, vedo la strada piena di luce. Mi alzo, respiro profondamente, cammino di nuovo, mi sento calmo, mi sento libero, la giornata è bella.
Parte 2. Italiano intermedio. Ora passiamo a frasi un po' più lunghe. Sei pronto? Allora iniziamo. Sto ancora camminando per la strada e osservo più dettagli intorno a me. Piccole case si trovano su entrambi i lati. Molte hanno balconi decorati con fiori. I balconi mostrano molti colori, fiori rossi, gialli e bianchi. Il profumo dei fiori si mescola con l'odore del pane che proviene dalla panetteria. Mi fermo per un momento davanti alla vetrina. Attraverso il vetro vedo pane fresco disposto sugli scaffali. Il panettiere sorride ai clienti che stanno aspettando. Le baguette sono calde e croccanti. Solo guardandole ho quasi la sensazione di poterle assaggiare. Dentro le persone aspettano con sacchetti di carta nelle mani. Decido di continuare il mio cammino senza comprare nulla. La strada diventa più vivace. Un jogger attraversa il percorso e saluta i passanti. Vedo diversi negozi, vestiti, giocattoli, piccoli regali. Un piccolo negozio vende borse e cinture. Un altro negozio offre diversi stili di scarpe. I bambini si fermano davanti alla vetrina del negozio di giocattoli. Un bambino appoggia il naso contro il vetro per vedere meglio. Indica le bambole e le piccole macchinine. I loro genitori li guardano sorridendo, ma non entrano. Cammino un po' più avanti e scopro una piccola libreria. Entro in silenzio e l'odore dei libri vecchi si diffonde nell'aria. Gli scaffali sono pieni di romanzi, riviste e quaderni. Cammino tra gli scaffali, prendendomi il mio tempo. Un libro attira la mia attenzione. La copertina è blu con lettere dorate. Il titolo parla di viaggi e avventura. Mi sento curioso, così compro il libro. Lo metto nella mia borsa ed esco di nuovo in strada. Il sole è più basso adesso. Molte persone camminano velocemente per tornare a casa. Alcune portano sacchetti di cibo, altre camminano lentamente e alcune parlano al telefono. I suoni della città diventano più forti. Decido di andare verso il parco. All'ingresso un venditore tiene in mano palloncini di molti colori. Nel parco trovo una panchina verde sotto un grande albero. Mi siedo, tiro fuori il libro dalla borsa e lo apro. La storia mi cattura. Leggo alcune pagine, poi alzo la testa per guardarmi intorno. Il parco è pieno di vita. I bambini corrono. Le coppie camminano mano nella mano. Un uomo anziano è seduto da solo, immobile. Mi siedo comodamente e faccio un respiro profondo. L'aria profuma di erba fresca e dell'acqua della fontana. Una leggera brezza passa tra i rami e porta via una foglia. La fontana non è molto grande, ma il suono dell'acqua che cade è piacevole e rilassante. Vedo un uomo che legge un giornale sotto un albero.
gira le pagine lentamente. Il libro resta nelle mie mani, ma non sto più leggendo. Sento che il tempo rallenta in questo luogo. Per un momento il rumore della città scompare. Rimangono solo la pace e il silenzio del parco. Il cielo diventa arancione e rosa e in lontananza si vede il viola. Parte 3. Italiano più naturale. Ora passiamo a frasi più lunghe. Se una frase è difficile, guarda i sottotitoli e continua a ripetere. Le nuvole si muovono lentamente all'orizzonte. Gli alberi alti sono più scuri e le loro ombre si allungano sull'erba. La fontana brilla quando la luce cade sull'acqua. Appoggio il mio libro e guardo intorno a me. Vicino alla fontana, 3 giovani preparano i loro strumenti per suonare. All'inizio sembrano nervosi, ma presto la musica comincia. Uno di loro accorda la chitarra, poi annuisce. Le prime note sono dolci. I passanti si fermano e girano la testa verso i musicisti. Alcuni restano in piedi, curiosi. Altri applaudono piano o tirano fuori il telefono per registrare. Anche i bambini che correvano e gridavano si fermano improvvisamente. Guardano i musicisti con occhi grandi e attenti. Il parco diventa più calmo, più caldo e più vivo. Mi piace questa musica. Mi fa sentire leggero e felice. È come se avvicinasse tutti. Mi guardo intorno e vedo sconosciuti uno accanto all'altro. Alcuni sorridono e muovono i piedi a ritmo. Altri scambiano qualche parola a bassa voce. La musica unisce anche chi non si conosce. Accanto a me una ragazza disegna su un quaderno appoggiato sulle ginocchia. Disegna alberi con linee semplici. Alza la testa e chiede piano: «Ti piace la musica?» I suoi occhi brillano mentre aspetta la mia risposta. Sorrido e dico di sì, mi piace molto. È molto bella. La ragazza annuisce felice e torna rapidamente dalla sua famiglia. Resto seduto e continuo a osservare. Un uomo anziano con un bastone sorride tranquillamente su una panchina. 2 ragazze battono le mani e cantano insieme. Tutta la folla condivide la stessa canzone. È bello far parte di questa piccola comunità anche con degli sconosciuti. Dopo un po' i musicisti finiscono i loro pezzi. Le ultime note restano nell'aria, poi arriva il silenzio. All'improvviso la gente applaude forte, grida e dice «Bravo!». Una donna mette una moneta in un cappello per terra. I 3 musicisti sorridono, soddisfatti. Dicono grazie, salutano con la mano e mettono i loro strumenti nelle custodie. La chitarra torna nella sua custodia. Poco a poco il parco torna tranquillo. La musica svanisce e i suoni abituali ritornano.
I genitori chiamano i loro figli, le famiglie si dirigono verso l'uscita. Alcuni bambini piangono perché vogliono restare più a lungo. La fontana continua a spruzzare acqua. Anche io decido di andare via. Rimetto il libro nella borsa. Mi alzo e cammino lentamente verso la strada principale. I negozi stanno chiudendo e i negozianti abbassano le serrande, ma i ristoranti stanno aprendo e le loro luci brillano all'interno. Sento l'odore del cibo, pane caldo, riso fritto, carne alla griglia e caffè forte. Questi profumi mi fanno venire di nuovo fame, anche se ho già mangiato. Le luci dei caffè rendono la strada calda e vivace. Un autobus passa lentamente in fondo alla strada. Passo davanti a una libreria ancora aperta. Dentro una luce soffusa illumina i libri. Attraverso la vetrina vedo una persona che legge, in piedi e in silenzio. Per un momento immagino di sedermi e ordinare una bevanda calda, ma scelgo di continuare a camminare. Ho voglia di tornare a casa. Conclusione. Italiano semplice. Quando arrivo a casa, il cielo è scuro, l'aria è più fresca e la città è più silenziosa. Ben fatto, hai finito. Hai lavorato sodo oggi. Abbiamo praticato in 3 fasi. Prima frasi molto semplici, poi frasi più lunghe. Infine, una storia completa in italiano. La ripetizione è molto importante. Allena il tuo orecchio, allena la tua bocca. Parli più velocemente e con più sicurezza. Se ripeti tutte queste frasi come abbiamo fatto, sono sicuro che presto inizierai una conversazione in italiano e diventerai ogni giorno più fluente. Grazie per aver praticato con me oggi. Spero che ti sia piaciuto questo esercizio. Torna domani per praticare di nuovo. Continua ad ascoltare, continua a parlare e, soprattutto, credi in te stesso. A presto e ancora bravo! Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.